Il 1995 è l'anno in cui Massimo Moratti si riprende la creatura di famiglia dando vita ad un calderone di esperienze complesse, ambizioni smisurate ed un vero e proprio turbinio di cambiamenti. Parleremo di una stagione complicata, segnata dalla fame di rivoluzione del presidente tanto voluta quanto confusionaria. È l'anno in cui si scopre quasi in sordina un certo Javier Zanetti che diventerà capitano storico dell'Inter, ma è anche l'anno in cui i giornalisti destituiranno Mr. Hodgson della propria autorevolezza, costruendone un'immagine caricaturale e molto spesso fraintendendone volutamente gli intenti. È la stagione della fantomatica staffetta sulla fascia sinistra tra la forza bruta di Roberto Carlos e la pragmaticità dell'onesto Pistone, ma è anche l'annata degli esperimenti, delle scommesse e dei tanti equivoci che accompagneranno la prima era morattiana. Tutto concentrato in una sola stagione. Acquisti faraonici, tante cessioni di cui alcune dolorose ed altre agrodolci, grandi nomi inseguiti e mai arrivati, tensioni nello spogliatoio e delusioni cocenti, come l'eliminazione estiva in Coppa UEFA per mano del modesto Lugano. Un'altalena continua tra sogni di grandezza e cadute rovinose. Oggi stiamo per aprire gli archivi di una stagione irripetibile, intricata e densa come poche altre. Stiamo per raccontare l'Inter 1995-1996, l'anno della rivoluzione morattiana. Ma prima di farlo, come al solito, ti invito ad iscriverti al canale. Pochi su YouTube possono garantirvi quello che vi garantisco io, ovvero che non ci sarà mai un contenuto a pagamento, non ci saranno mai contenuti premium per chi paga, non ci saranno utenti di serie A e utenti di serie B, né richieste di donazioni. Questo canale per me è un hobby e un divertimento. Quello che potete fare per aiutare il canale è iscrivervi, mettere like, attivare sta campanella e commentare con le vostre esperienze, con i vostri ricordi. A tal proposito vi faccio una domanda. Durante la lunga gestione di Massimo Moratti sono stati cambiati ben 19 allenatori. Secondo voi ce ne sono alcuni che sono stati bruciati troppo presto, alcuni che magari avrebbero meritato più tempo per esprimersi? E qualora non ve ne venisse in mente nessuno dell'Inter, ditemene qualcuno della vostra squadra del cuore. Sono tutti spunti che poi potrò utilizzare per fare dei video in futuro, trovando il tempo, perché io comunque un video a settimana posso fare, de più non ce la faccio. Quindi iscriviti, metti il like, attiva la campanella, commenta e adesso andiamo al video. Come al solito partiamo dal prologo, e in questo caso il prologo ha un'importanza particolarmente rilevante perché segnerà quella che sarà la Serie A del futuro. Difatti, pochi mesi prima della stagione che andremo a raccontare c'era stato il passaggio di mano dal presidente Ernesto Pellegrini al neopresidente Massimo Moratti. La famiglia Moratti era tornata proprietaria del club nerazzurro e tutto sarebbe cambiato nella storia del nostro calcio. Ma come si era arrivato a questo? Ernesto Pellegrini non aveva risorse illimitate, non come Massimo Moratti, e iniziava a sentire il peso della gestione di una società che era sempre più in perdita. Insediatosi nel maggio del 1984, Pellegrini aveva guidato la società verso un decennio di successi, culminato poi con lo scudetto dei record del 1988-1989 e la vittoria di ben 2 coppe UEFA. Tuttavia, verso la fine del suo mandato iniziò ad avere dei problemi, e questi problemi furono indotti principalmente dall'avvento di Berlusconi nel mondo del calcio, nella Serie A. I costi dei cartellini erano saliti, gli ingaggi si erano impennati e c'era una rincorsa a replicare il successo del presidente rossonero, una rincorsa che coinvolgeva anche la Juventus, e detta brevemente Pellegrini si ritrovò invischiato nella corsa al nuovo Sacchi. Sbagliò un paio di annate abbastanza pesantemente, come quella con Mister Orrico, uno degli esponenti della zona pura, al quale non venne data assolutamente una squadra in grado di giocare a zona, e poi l'anno successivo prese Mister Bagnoli, che in seguito si ritroverà con dei giocatori perfetti per giocare a zona quando lui non giocava la zona pura, e mi riferisco agli olandesi dell'Ajax, ad esempio, come Dennis Bergkamp o Jonk. Quell'anno in particolare, il 93-94, che ho narrato, dove con Mister Bagnoli rischiò addirittura la Serie B vincendo la Coppa UEFA, fece capire che le aspirazioni dell'Inter si erano notevolmente ridotte. Pellegrini non riusciva a stare dietro al gioco che stava giocando Silvio Berlusconi. Nessuno riusciva a stargli dietro, neanche la Juventus, che cercherà di replicare il calcio sacchiano con Manfredi senza mai investire veramente nella rivoluzione.
Un po' quello che successe con Orrico. A Orrico venne data una squadra inadatta al suo gioco, a Manfredi venne data una squadra inadatta al suo gioco. Sia l'Inter che la Juventus, dopo pochi mesi di sperimentazione, si rifugiarono nel calcio italiano di una volta, quello con il marcatore. E questo generò una grande confusione. Sembravano delle società allo sbando in quel momento, che ogni volta dovevano fare e disfare, e soprattutto lo facevano in modo asincrono. Prendi un allenatore che gioca a zona e gli dai una squadra che non gioca a zona. Quando poi prendi un allenatore che non gioca a zona, gli dai una squadra che gioca a zona. Questa sperimentazione fallita era molto costosa e gli ultimi anni di Pellegrini ne furono un esempio. Vennero sperperati soldi, talenti e bruciati allenatori perché il progetto non era chiaro e i tifosi se ne erano accorti. Le contestazioni dei tifosi erano molto veementi, anche perché il paragone con i cugini rossoneri era impietoso. L'Inter dei record era morta e sepolta e Pellegrini iniziava a stare in debito di ossigeno. Difatti la società, tra le varie cose, aveva una serie di contestazioni tributarie che la portarono ad avere un debito di ben 20 miliardi e 20 miliardi nel 95 erano bei soldi perché il calcio dell'epoca non aveva i costi di gestione del calcio di oggi. Una cifra immane, quindi bisognava vendere per forza. E difatti già dall'autunno 1994 Pellegrini iniziò a cercare degli acquirenti in grado di sostenere tali costi. Attraverso un'intervista fatta con Ivan Zazzaroni, che oggi scopro essere un giudice di Ballando con le Stelle, Pellegrini fece capire che c'era già un acquirente interessato. Tale acquirente era Massimo Moratti, giovane rampollo della famiglia Moratti che tutti conoscevano e che soprattutto era impaccato di soldi. Un portafoglio sconfinato, ma le trattative non furono così rapide e ci furono anche dei tentennamenti. E difatti uscì fuori una cordata fantasma. Questa fantomatica cordata che sembrava voler fare il testa a testa con la potenza economica di Massimo Moratti era guidata da Roberto Tavecchio e Viganò. Tavecchio era già stato amministratore delegato dell'Inter e secondo le cronache era interessato ad acquistare il club nerazzurro. In realtà quella era semplicemente una manovra finanziaria per cercare di alzare il prezzo della società e spingere Moratti ad andare col piede pesante sull'acceleratore per affrettare la conclusione delle trattative. Moratti si prese il suo tempo perché sapeva benissimo che quella era semplicemente un'opera di disturbo, un modo per mettergli pressione. D'altronde lui, petroliere, navigato finanziere, abituato a gestire soldi in quantità smisurate, era ovvio che sapesse vita, morte e miracoli di questa armata Brancaleone che sarebbe stata la cordata posta là per mettergli pressione. Come fai a mettere pressione a Moratti? Comunque il vicepresidente Peppino Prisco fece di tutto per attirare Moratti all'interno della rete di Pellegrini. Rete non la intendo come una cosa negativa, ma la intendo come una trama finalizzata al bene dell'Inter, perché Pellegrini non è che prenderà tutti questi soldi per vendere l'Inter. Difatti poco prima della transazione ufficiale, lui con amarezza parlerà dei tifosi e anche della transazione stessa, dicendo: vi parlo da presidente dell'Inter, non ho mai speculato su questa squadra per obiettivi personali. Sono stati dimenticati 10 anni di sacrifici. E furono veri sacrifici perché Pellegrini non era un petroliere, ma apparteneva alla classe della ristorazione collettiva. Aveva tanti soldi, ma le finanze l'avevano schiacciato letteralmente. A quell'epoca i presidenti spesso davano tutto e anche di più per poter soddisfare le proprie aspirazioni sportive e anche per poter soddisfare i tifosi, perché i tifosi erano ancora al centro del progetto calcistico. Comunque il 18 febbraio del 1995 venne firmato il contratto e il giorno successivo la notizia venne diramata su tutti i quotidiani nazionali. L'Inter è passata di nuovo a Moratti. L'esborso complessivo è difficile da delineare, c'è chi parla di 100 miliardi e chi di 70 miliardi. Diciamo che la posizione più consolidata è quella di 50 miliardi cash più 20 miliardi in immobili a Pellegrini. Questo passaggio segnerà il futuro della Serie A perché Massimo Moratti da quel giorno fino al suo ultimo giorno da presidente spenderà ben 1.300 milioni di euro e il calcio non sarà più lo stesso. Comunque una delle prime cose che fece il nuovo presidente fu quella di cercare uno sponsor. Fiorucci non era più adatto, servivano più soldi. Moratti guardava al futuro e nacque il sodalizio con la Pirelli. Si partì con un contratto di 4 miliardi l'anno per 3 anni, ma alla fine del mandato, che durerà decenni perché fondamentalmente iniziò nel 1995 e finì nel 2021, la Pirelli si ritroverà ad aver sborsato per lo sponsor sulle maglie dell'Inter ben 234 milioni di euro, diventando una delle iconografie più longeve della storia del calcio italiano, l'associazione Pirelli-Inter. Tra l'altro voi ve ne ricordate altre, alcune sono durate magari poco, però uno se le ricorda per sempre. Io se penso alla Fiorentina penso a Nintendo, se penso al Milan penso a Motta, se penso alla Lazio non mi viene in mente Cirio ma mi viene in mente Banco Santo Spirito o Seleco, se
pensa alla Roma penso a Barilla, se pensa alla Juve mi viene in mente Danone. Comunque ci si aspettava che il calciomercato estivo sarebbe stato scoppiettante, ma ci furono anche grandi cessioni e le cessioni più interessanti furono quelle degli stranieri. All'epoca c'era il tetto dei 3 stranieri. L'Inter ne aveva 4, di cui uno mi pare in prestito, e li cedette tutti e 4, alcuni sbagliando clamorosamente. Si stava facendo piazza pulita del passato. Un colpo di spugna. Il più importante fu Dennis Bergkamp, un fenomeno incredibile. Abbiamo parlato del suo calcio astratto nel video sull'Inter di Bagnoli del 93-94, ma come vi ho detto venne ceduto all'Arsenal per 19,2 miliardi di lire, circa 11 milioni di euro. Va detto che Moratti cercò di trattenere Bergkamp perché nella sua testa c'era già l'idea di un'Inter a zona, nonostante in quel momento l'allenatore fosse Ottavio Bianchi. Però Bergkamp non voleva più restare all'Inter, si era stufato, aveva giocato un calcio noioso a suo dire, la Serie A aveva ancora un approccio troppo tradizionalista per comprendere il suo gioco, perché per lui era inconcepibile che non si attaccasse in 11 e non si difendesse in 11. Nella sua autobiografia Bergkamp ne parla in modo chiaro del calcio italiano. Per lui era tutta ripartenza, che tradotto voleva dire contropiede, che tradotto voleva dire stiamo tutti dietro e poi lanciamo la palla in avanti. Questo è quello che dice nella sua autobiografia. E forse rispetto al calcio che era abituato a giocare all'Ajax aveva pure ragione. Comunque venne ceduto anche il suo collega dell'Ajax Wim Jonk a 4,5 miliardi di lire al PSV Eindhoven, circa 2,2 milioni. Oggi con 2,2 milioni non ci compri manco i fiori dal fioraio. E secondo me quello fu un errore abbastanza grosso, perché differentemente da Bergkamp Jonk sarebbe pure potuto rimanere. E l'anno successivo a quello che stiamo raccontando l'Inter avrebbe poi preso Ciriaco Sforza per ricoprire proprio il ruolo di Jonk. A sto punto te potevi tenere Jonk. Venne ceduto anche Ruben Sosa, che io ho nel cuore perché mi ricorda quando ero ragazzino che giocava alla Lazio, per 2,8 miliardi al Borussia Dortmund, e soprattutto l'Inter riuscì a sbolognare Darko Pancev, il Ramarro, per 1 miliardo di lire al Fortuna Düsseldorf. Altre cessioni importanti furono quelle di Marco Del Vecchio, che finì alla Roma per una cifra complessiva tra prestito oneroso e riscatto di circa 10 miliardi di lire. Mitico Marco Del Vecchio che mi ha rovinato infanzia e adolescenza. Giovanni Bia all'Udinese e Massimo Orlando alla Cremonese. Il mercato in entrata, come vi ho detto, era un qualcosa che tutti si aspettavano sarebbe stato meraviglioso, incredibile, perché la prima idea di Moratti fu quella di far giocare Mancini e Cantona insieme come tandem d'attacco per la sua Inter. Vi rendete conto una cosa del genere? Mancini e Cantona sarebbe stato stupendo da vedere, però pensate che storia. Con Eric Cantona sembrava già tutto fatto. Addirittura Moratti andò personalmente a vedere una partita del Manchester United per visionare di persona il giocatore, magari parlarci anche a fine partita. Oh, di tutte le partite del Manchester United beccò proprio quella del calcio volante al tifoso. Infatti era il 25 gennaio del 1995, Moratti già stava annusando quella che sarebbe stata la sua Inter, seppur ancora non presidente di fatto, e andò a vedere Crystal Palace Manchester United. Al 48esimo, come tutti sapranno, dopo un'espulsione, Cantona sferrò il meraviglioso calcio volante a Matthew Simmons, che non si è fatto niente, e che poi balzerà gli onori della cronaca per altre risse che fece sto Matthew Simmons. Comunque per quella sciocchezza di Cantona ci fu la sospensione per 8 mesi e Ferguson comunque disse non se ne può andare da qua. Cantona resta a Manchester e quindi il primo sogno dei Moratti sfumato. Il secondo sogno molto raggiungibile fu Roberto Mancini. In una delle sue grandi crisi con la Sampdoria, ne attraversò tantissime, sembrò essersi avvicinato in modo decisivo all'Inter di Moratti, salvo poi arrivare l'intercessione di Enrico Mantovani che disse qua non se ne fa niente, Mancini resta da noi, vatta a cercare un altro numero 10. E Moratti andò a cercare un altro numero 10 infatti e puntò su Hristo Stoichkov, giocatore del Barcellona, già pallone d'oro, il primo bulgaro ad avere un pallone d'oro e di cui ho parlato nel mio video sulla Bulgaria del 1994 di USA 94, andatevelo a vedere perché è carino. L'Inter intavolò una trattativa densa, fitta, sembrava cosa fatta, ma poi arrivò Tanzi dal Parma e se lo prese senza fare troppe scene, per circa 12 miliardi di lire. Terza delusione cocente per Massimo Moratti, ma il fatto è che quando entri all'interno
all'interno di un sistema, non è che te fanno fare quello che te pare, devi stare un po' con la testa bassa, e probabilmente il primo anno di Moratti fu segnato anche da questo ostracismo. Si cerca un altro numero 10, e chi vai a puntare? Il numero 10, cioè pensi il numero 10 italiano, chi ti viene in mente negli anni 90? Roberto Baggio. All'epoca stava la Juventus, c'erano state fortissime frizioni con il tecnico Marcello Lippi e con la stessa dirigenza juventina, e quindi Moratti fece tutto il possibile per portare il divincodino all'Inter. Non ci riuscirà, anzi, oltre al danno la beffa se lo prenderà proprio il Milan. Quindi quarta trattativa enorme fallita. La quinta se ne parla soltanto, non è una certezza, l'ho letta su qualche giornale. Pare che l'Inter stesse per prendere George Weah. C'erano trattative quando lui stava al Paris Saint-Germain, ma non se ne fece più nulla. E quindi Moratti non è che si presentò particolarmente bene, perché a prima vista sarebbe potuto sembrare un qua. Prima mi riprende Cantona e salta Cantona, poi Stoichkov e salta Stoichkov, e Mancini manca a parlarne, Baggio va addirittura al Milan. Weah magari fu solo una suggestione, però ogni volta che c'è stava una trattativa Moratti sembrava sta a corcero in mano, mai decisivo dove contava, e forse proprio perché nuovo arrivato non gli permisero di essere decisivo. Al di là di questi fallimenti ci furono anche dei giocatori effettivamente ingaggiati ed anche giocatori forti. Il primo fra tutti, Paul Ince, acquistato a titolo definitivo per 13,5 miliardi di lire, una cifra considerevole per l'epoca, ma soprattutto firmò un contratto da 2,2 miliardi netti a stagione, diventando uno dei centrocampisti più pagati della Serie A. Questo era Massimo Moratti. Se gli piacevi, l'ingaggio te lo faceva bello grosso. Il secondo giocatore che venne acquistato fu Roberto Carlos, e su Roberto Carlos parleremo parecchio. Non era uno sconosciuto, ma era già un giocatore affermato. Costò 10,4 miliardi, aveva una forza fisica impressionante e soprattutto veniva da un Palmeiras che era una cosa incredibile. Ragazzi, dovete andarvi a vedere quella squadra. Era il Palmeiras irrorato dai soldi della Parmalat, dove con lui giocavano giocatori come Edmundo, Rivaldo, Flavio Conceição, Carlos Zago, Masigno, Cesar Sampaio. Insomma, una squadra mostruosa, quindi già sapevi che stavi prendendo un fenomeno, perché per giocare in quella squadra dovevi essere un fenomeno. Vi ho detto che quel Palmeiras era così legato alla Parmalat anche perché poi Roberto Carlos sarebbe dovuto andare al Parma, solo che il Parma aveva già i 3 slot extracomunitari pieni e decise di lasciare la mano all'Inter. Ma l'Inter non sfrutterà Roberto Carlos a dovere, ma poi vedremo anche le responsabilità. Vennero acquistati anche gli attaccanti Maurizio Ganz dall'Atalanta, che stava in Serie B, per ben 8 miliardi, e Marco Branca, che invece arriverà nella sessione autunnale. Vennero presi anche 2 argentini, uno lo conosciamo molto bene, Javier Zanetti. C'è poco da dire su di lui, invece c'è molto da dire su Rambert, un attaccante considerato un fenomeno che poi invece si rivelerà essere un bidone. Quando venne acquistata la coppia, quest'ultimo era quello che aveva più attenzione dal punto di vista mediatico, anche se va detto che Zanetti venne pagato 5 miliardi e Rambert 4,4, però nelle alte sfere era considerato una sorta di gioiello. Pensate che quando l'affare venne concluso, Sivori disse: avevo consigliato Rambert alla Juventus, l'hanno lasciato perdere e adesso si mangeranno le mani. Non fu così, ovviamente. Anche Angelillo spese delle parole per Rambert, dicendo che l'Argentina aveva già nel suo vivaio dei giocatori in grado di sostituire Balbo e Batistuta, e tra questi c'era proprio il neo attaccante nero-azzurro. Uno che ci vide lungo invece fu proprio Diego Armando Maradona, che non si nascose dietro un dito e disse: l'Inter ha preso 2 argentini, uno è fortissimo ed è Javier Zanetti e vi farà vedere cose straordinarie, mentre l'altro non so manco chi è. Comunque la storia di Rambert all'Inter durò veramente poco, perché a dicembre venne rimandato al mittente. Poi arrivò dalla Salernitana Salvatore Fresi e dalla Cremonese Alessandro Pedroni. Quest'ultimo fu un vero flop, si parla sempre di Rambert, ma Pedroni costò quanto Rambert, 4,4 miliardi, però la storia non l'ha consacrato come il primo bidone dell'era Moratti, ma da che mondo è mondo i giornalisti hanno sempre fatto figli e figliastri. Poi arrivò Alessandro Pistone, e tra poco ci sarà il capitolo sull'equivoco tattico Roberto Carlos Pistone, che è durato 30 anni e che per 30 anni è stato un clickbait praticamente. Poi venne acquistato Benito Carbone, detto Benny, grande talento inespresso di quegli anni, ed infine venne acquistato Felice Centofanti, la cui figurina tutti quanti ricordiamo. Sto palo della luce allampanato con sti capelli assurdi è entrato nel cuore di tutti quanti, anche perché era difensore e giocava col numero 9, nessuno si era presa la numero 9 e se la prese lui.
voglio dirvi anche una cosa, ma sapete Ottavio Bianchi cosa disse quando arrivarono Roberto Carlos, Zanetti e Rambert? Quando gli chiesero cosa pensasse della campagna acquisti interista, lui rispose: io questi non so manco chi sono, io devo allenare la squadra e la domenica sto in panchina, non c'ho tempo per vedere i video. Quindi lui, Roberto Carlos, non sapeva neanche chi fosse. Zanetti non sapeva neanche chi fosse, figuriamoci Rambert. E su questi presupposti l'annata interista non poté che partire male. Moratti non voleva Ottavio Bianchi, non gli era gradito. Lo considerava pure antipatico, ma durante l'annata precedente, nella seconda parte del campionato, ebbe un colpo di coda che gli permise di tenere la panchina, ma la tenne per poco. Il suo 3-5-2 non funzionava e le prime 4 partite gli garantirono un magro bottino. Alla prima contro il Vicenza ci fu una partita senza grandi emozioni e ci si aspettava qualcosa di più, 1-0, con gol di Roberto Carlos su punizione. La seconda partita già una sconfitta contro un Parma che era decisamente superiore per rosa ed organizzazione. Alla terza partita a San Siro l'Inter venne fermato nuovamente da una squadra minore come il Piacenza e alla quarta ci fu addirittura la sconfitta contro il Napoli. A questa sciagurata partenza bisognava aggiungere anche l'uscita che vi ho anticipato contro il Lugano in Coppa UEFA, 1-1 in terra svizzera e 0-1 a San Siro con gol all'85esimo di Carrasco, ma quello che fece esplodere il tutto furono le dichiarazioni di Bianchi al termine della partita, mi sembra contro il Napoli, che disse: questo è un gruppo di miliardari e si crede chissà che, e non aveva tutti i torti. Lo spogliatoio era una polveriera e l'unico a pagare fu proprio Bianchi. Paulins era la star della squadra, che non era granché effettivamente guardando l'organico, e forte del suo ruolo di intoccabile faceva quello che gli pareva. Arrivava agli allenamenti in ritardo, se ne andava quando gli pareva, si metteva al posto dell'allenatore a dettare le tattiche, i ruoli, l'atteggiamento in campo. Era una figura invadente, tant'è che venne rinominato all'interno dello spogliatoio e anche fuori il governatore. Ma sempre in difesa del povero Bianchi bisogna dire altre cose. Innanzitutto partiamo da un concetto: Bianchi non era simpatico ed ebbe problemi di spogliatoio in diverse squadre. Però gli venne affidata una squadra che era oggettivamente inferiore a molte altre squadre di quell'anno, con un attacco di outsider perché Maurizio Ganz veniva dalla Serie B e il secondo attaccante era uno tra Benny Carbone e Davide Fontolan, che non erano esattamente delle punte, perché Branca e Caio, di cui dopo parleremo, sarebbero arrivati nella sessione autunnale. C'erano molti giovani e molte scommesse, alcune fallite come per esempio Rambert, e l'attenzione mediatica su quella squadra era molto pesante proprio perché con l'avvento di Moratti erano arrivati anche soldi. In più Moratti era un presidente inizialmente molto invadente. In più la squadra era stata rinnovata quasi completamente e 4 giornate non erano sufficienti per poter dire che un allenatore non fosse in grado di poterla portare fino alla fine del campionato. Bisognava dare tempo a Ottavio Bianchi. Moratti non era della stessa opinione, molto probabilmente perché sin da quando comprò l'Inter aveva in mente di prendere Sir Alex Ferguson come allenatore, Cantona e Ferguson, ma ovviamente non riuscì nel suo intento. Quindi si ritrovò sto Ottavio Bianchi tra capo e collo e alla prima occasione lo mandò a casa. Per sostituirlo il petroliere optò per un allenatore che si stava costruendo una fama internazionale, ovvero Roy Hodgson. Oh, e io qua ve voglio, io ho fatto tutto il video per parlare di Roy Hodgson. No, sto scherzando. Però so che ci sono molte polemiche attorno a Roy Hodgson e volevo parlarne. Allora, innanzitutto chi era? Lui balzò agli occhi di Moratti principalmente per una cosa: riuscì a far qualificare la Svizzera al mondiale del 1994 e poi all'europeo del 1996. Tenete presente che la Svizzera non partecipava a un mondiale dal 1966, ma non solo, fu anche un pioniere della zona pura e negli anni 70 addirittura la esportò in terra scandinava in Svezia, ben prima dell'avvento di Eriksson, e questo va detto lo fece anche grazie all'allenatore di cui era assistente, ovvero Bob Houghton. Ma Hodgson comunque si distinse, prese una squadra che era neopromossa, considerata spacciata, e fece in modo che potesse vincere il campionato svedese. Era a suo modo un innovatore e poi aveva uno stile tutto suo che in Italia era perculato, ma comunque considerato molto signorile. All'estero si rivendeva bene Roy Hodgson. E proprio mentre era allenatore della Svizzera ricevette questa telefonata da Giacinto Facchetti che gli disse: vieni, ci serve l'allenatore perché abbiamo mandato via Ottavio Bianchi, prendi st'aereo per Milano. Come lo venne a sapere neanche l'aereo prese, da Berna caricò le valigie in macchina, non so che macchina avesse, facciamo finta una Mini Cooper, arrivò pure in ritardo perché beccò una tempesta di neve. Comunque
Hodgson ormai era l'allenatore dell'Inter. Ci furono anche dei problemi burocratici che non vi sto a narrare perché gli allenatori stranieri andavano tesserati entro il 31 luglio e ormai stavamo a ottobre, ma vennero superati mettendo Luis Suarez in panchina e dando ad Hodgson per un paio di mesi la nomina di direttore tecnico. Corbellerie, insomma. L'allenatore inglese venne subito avvisato da Trapattoni, che disse in un'intervista: il povero Roy deve stare attento perché a Milano i tifosi, i giornalisti e la società non perdonano niente. Il reazionario Azeglio Vicini, dall'alto della sua nomina all'interno della FIGC, tuonò contro l'Inter dicendo: non c'è bisogno di prendere allenatori stranieri, non li vogliamo, non ci servono. Disse apertamente: quali novità hanno mai portato gli allenatori stranieri in Italia? Vabbè, questa mi sembra un'esagerazione, ce ne sono stati grandissimi di allenatori stranieri in Italia, soprattutto quelli che hanno portato poi il calcio in Italia, ma questo rifletteva un campionato italiano che era un po' autarchico, tant'è che gli unici allenatori stranieri, 3, erano fortemente radicati con il territorio italiano, perché uno era Eriksson e ci stava da una vita, l'altro era Boskov e ci stava da una vita, e poi c'era Zeman che ci stava addirittura dagli anni 70. Hodgson era il vero straniero là in mezzo e la stampa gliel'avrebbe fatta anche pagare in un modo o nell'altro. Insomma, la presenza di questo nuovo allenatore divenne anche un tema di dibattito a livello sociale sul tema del provincialismo italiano in merito alle questioni calcistiche. Non è un interrogativo che mi sto ponendo io, era proprio la domanda che ci si faceva sui giornali. Era un tema di discussione nelle cronache sportive. L'arrivo di Hodgson viene consacrato anche da 2 acquisti, uno che vi ho accennato, ovvero quello di Marco Branca, che fino a quel momento non era mai stato un bomber, e il secondo acquisto fu quello del brasiliano Caio, un vero e proprio pupillo di Moratti. Lo aveva visto nelle giovanili, si era innamorato e decise di spendere sti soldi su sto ragazzino chiamato il Dottorino perché si presentava sempre in giacca e cravatta, ma che poi ebbe vita breve all'Inter perché non fece assolutamente niente e l'anno dopo sarebbe stato ceduto al Napoli. Comunque l'allenatore inglese schiererà la squadra in modo molto differente rispetto a quanto era solito fare il mister Ottavio Bianchi. Infatti stravolgerà il modulo, che inizialmente era un 3-5-2, ma che con Hodgson si trasformerà in un 4-4-2 più o meno a rombo. Dico più o meno perché è difficile identificare esattamente che tipo di tattica venisse utilizzata all'epoca. Le fonti più consolidate riportano questo 4-4-2. In porta Pagliuca, difensori centrali Festa e Paganin con Fresi che ogni tanto subentrava. Sulla sinistra ampio spazio alla spinta propulsiva di Roberto Carlos con Pistone Panchinaro, e ve lo risottolineo. A destra Bergomi venne riadattato a terzino, il centrocampo era così disposto: in mediana Fresi, come centrocampista box to box Paulins, centro-sinistra Davide Fontolan e centrodestra Zanetti. Ovviamente erano 2 ruoli ibridi, quando necessario accorciavano verso l'interno e quando necessario si sganciavano verso l'esterno fungendo praticamente da ale aggiunte. In attacco Marco Branca e Maurizio Ganz. Tra i due si creerà durante la stagione anche una certa tensione, un po' di acrimonia, diciamo quella che potremmo definire gelosia d'area di rigore. Ciò nonostante riusciranno a fare in coppia più di 30 gol, non un bottino da poco. Ora, quello che salterà all'occhio è che Roberto Carlos giocava effettivamente terzino sinistro. Tutta la storia narrata che dice che Roberto Carlos fosse stato scartato in nome di Pistone è una sciocchezza. Serve per prendere click. La storia è molto diversa. Roberto Carlos in quell'anno all'Inter fece 7 gol. Penso che sia arrivato a fare 7 gol 2-3 volte in carriera. E Pistone non era uno scarso, era un panchinaro di lusso che sostituì Roberto Carlos nel momento in cui se ne andò l'anno successivo. Ma viene ricordato come un bidone, come quello che prese il posto a Roberto Carlos e poi era una pippa, semplicemente perché decise di andarsene all'estero, in Inghilterra, dove fece una gran carriera, e come tanti giocatori dell'epoca nel momento in cui se ne andavano dal campionato italiano finivano automaticamente nell'occhio della stampa e nell'occhio dei CT che non te convocavano più. La verità, amici miei, è che Roberto Carlos già sapeva che c'era l'interessamento del Real Madrid e tra giocare campionati di metà classifica con l'Inter e andare a giocare al Real Madrid, lui scelse di andare a Madrid. La società l'anno dopo doveva fare cassa e siccome Roberto Carlos era il più rivendibile, decisero di venderlo a 7 miliardi, andando anche in minusvalenza. E questo ve lo accenno ancora prima di parlare del campionato, perché sul campionato non ci sarà molto da dire. Il grande equivoco tattico è una trovata giornalistica,
perché Roy Hodgson andava bene nel momento in cui faceva la macchietta e si prestava agli sketch con Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo, ma poi alla fine era un allenatore straniero che se ne doveva tornare a casa, perché agli allenatori stranieri in quegli anni era concesso molto meno di quanto non venisse concesso agli allenatori italiani, che comunque stavano sempre tutti quanti sul filo del rasoio. Un tempo se toppavi con una big rischiavi di sparire, Tant'è che Sacchi dopo il Milan del 96 praticamente si ritirò. Orrigo dopo l'Inter non vide più la Serie A. Maifredi pure dopo poco praticamente si ritirò. Bagnoli dopo l'esonero dall'Inter pure si ritirò. Trapattoni dopo l'ultima stagione con la Juventus andò al Bayern Monaco e per tornare in Italia praticamente dovette spiare la sua pena andando a Cagliari, che per carità il Cagliari è una squadra che ho portato pure sul canale e mi piace tantissimo. Però voi immaginatevi Conte che va a allenare il Cagliari dopo Juventus e Bayern Monaco. Era un calcio che non faceva sconti a nessuno, non c'era tanto spazio alle sperimentazioni, non è che ti rivendevi in 18 squadre come succede adesso, che Spalletti ha allenato la Roma, poi ha allenato l'Inter, ha allenato il Napoli, ha allenato la Juventus, Allegri è passato al Milan, poi alla Juventus, poi al Napoli, e Conte allena la Juventus, allena l'Inter, allena il Napoli, sono sempre i stessi nomi che girano e rigirano. Una volta erano pochissimi quelli che potevano fare salti di questo tipo. Chiusa la parentesi sull'attualità. E Hodgson era un paria e bisognava dipingerlo come un gran coglione, anche se coglione non era. Quell'anno prese l'Inter che era 11ª, ma non è che prese semplicemente l'Inter che era 11ª, prese un Inter scarica mentalmente, con gravi problemi di spogliatoio, con una squadra inadatta per quel campionato di livello che era la Serie A, con una grande confusione tattica perché ancora giocava col marcatore a uomo e invece Hodgson venne chiamato per portare la zona pura, laddove non si parlava di zona dai tempi di Orrigo che fallì clamorosamente, e fece un campionato di alti e bassi, con belle vittorie e anche brutte sconfitte. Subito esordì con un 4-0 con il Torino, ci fu anche il 4-0 a Cagliari, il 2-0 con la Roma, il 4-0 con il Napoli che all'andata aveva vinto, sancendo la fine della storia di Ottavio Bianchi all'Inter, un pareggio nel girone d'andata contro il Milan e la vittoria al derby al ritorno col gol di Marco Branca, che, piccola parentesi, quell'anno fece 17 gol e comunque non venne convocato da Sacchi, ma vabbè, Sacchi convocava chi gli pareva, andatevi a vedere il mio video su Euro 96 con Sacchi CT, ma insomma fu una stagione abbastanza mediocre, ma non per colpa di Hodgson. Una stagione tra alti e bassi, con qualche goleada e qualche rosicata, ma senza obiettivi reali. L'Inter finì settima e uscì dalla Coppa Italia contro una squadra forte, la Fiorentina di Batistuta. L'Inter non aveva un Batistuta e Batistuta fece 4 gol tra andata e ritorno all'Inter, 3 all'andata e 1 al ritorno. L'anno dopo, quello che viene ricordato come una pippa, da allenatore dell'Inter 1996-1997, con una squadra sempre di outsider perché ancora non era la squadra fortissima degli anni successivi che avrebbe vinto tutto, arrivò terzo in campionato e in finale di Coppa UEFA, e Hodgson venne esonerato, anzi lasciò la panchina ufficialmente perché non venne esattamente esonerato. Fu lui a mollare. Esausto decise di mollare alla 32esima o 33esima, a 2 punti dalla seconda. Ma Roy Hodgson non ce la faceva più, la contestazione dei tifosi era diventata troppo dura. In particolare venne segnato da ciò che avvenne durante la finale di Coppa UEFA nel suo secondo anno da allenatore dell'Inter. All'ingresso in campo per la finale di ritorno venne bersagliato da monetine e accendini, secondo quanto riporta la Repubblica, e i tifosi non lo potevano vedere. La stampa l'aveva distrutto dal primo giorno in cui era arrivato all'Inter, e durante la partita di Coppa UEFA finale dell'anno successivo a quello che abbiamo trattato ebbe anche un diverbio con Zanetti che di fatto sancì la fine del rapporto con l'Inter, ma poi il contratto stava scadendo, non c'erano stati i tempi tecnici per il rinnovo e Hodgson si era già organizzato per andare al Blackburn. Ma è una storia triste. Lui disse: mi sembra in 2 anni di aver seminato solo rancore, e non sembrava il tipo in grado di seminare rancore, nonostante la sua figura sia abbastanza controversa. È descritto come il classico nonnetto placido inglese che ti chiede com'è il tempo, ma poi se gli girava storto te spezzava in 2. Sapeva essere molto duro come allenatore, e quella durezza permise all'Inter di riorganizzarsi come squadra e di strutturarsi come una compagine in futuro in grado di poter vincere la Coppa UEFA, il campionato, la Coppa Italia o quello che è. E questo viene riportato dai calciatori dell'epoca, quali Zanetti, che si pentì amaramente per quel diverbio con Hodgson, o anche Bergomi, Pagliuca, Fresi e tanti altri.
altri. Ora, è giusto ancora parlare di Oxon come fosse il più grande coglione della storia dell'Inter? Semplicemente perché ci fu questo misunderstanding su Roberto Carlos che aveva soltanto intenzione di andare al Real Madrid. Ma non lo dico soltanto io, lo dice pure Pagliuca che stava là, che se l'è vissuta, che aveva Roberto Carlos come proprio terzino e che ha raccontato proprio questo. Non fu una scelta di Oxon, fu una scelta della società e una scelta del calciatore. Che poi Oxon preferisse dei terzini che spingessero di meno, questo era innegabile. Il suo modulo non prevedeva dei terzini così lanciati in avanti, l'ha detto in tutti i modi. Dal punto di vista tattico avrebbe preferito Pistone, ma poi alla fine giocava Roberto Carlos. E Roberto Carlos, come scusa per andarsene, disse: a me fanno giocare qua come centrocampista o come ala e io in questo modo rischio di perdere la Coppa America, rischio di perdere il mondiale, esco dal giro della nazionale. Ma era una scusa, era ovvio. Era successo una volta sola, una di numero. Poi a distanza di anni pure Roberto Carlos lo disse: non me ne andai all'Inter per colpa di Oxon. Sapeva benissimo di essere già il terzino più forte del mondo. Ma sta storia trita, ritrita, continua ad attirare click perché effettivamente è una macchietta. Ormai è la leggenda di Milano. Quel pirlotto c'aveva Roberto Carlos e ha preferito Pistone. Ma non è che uno può sapere tutto in anticipo, è facile tutto col senno di poi, fermo restando che Oxon non mandò via Roberto Carlos. Ma pensate che poco tempo prima l'Inter mandò via praticamente gratis Oliver Bierhoff, che già si sapeva che era un fenomeno, per prendersi Darko Pancev. La Juventus prese l'attaccante inglese quando poteva prendere Van Basten o addirittura Vialli. Ce li aveva sotto mano, non è che me lo sto a inventare. Mourinho in un solo anno ha fatto un fiocco in testa e mandato via Lukaku, Salah e De Bruyne, mi sembra nel 2013-2014 al Chelsea. Sono cose che succedono. Poi queste storie però vengono raccontate dai giornali e in base a quanto sei stretto con i giornalisti un errore viene segnato con la matita blu, con la matita rossa o non viene segnato per niente. A Oxon gliel'hanno segnate tutte con la matita blu. Comunque le mie considerazioni finali in questo caso non ci stanno perché ho disseminato considerazioni lungo tutto il video, quindi direi che arrivati a questo punto ci possiamo salutare, anche perché si è fatta una certa e inizio a sentire caldo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato. Alla prossima, ciao.